Bandi giovani, diversamente giovani, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare di un singolo che quando è uscito non me ne ero neanche accorto e penso che questa cosa sia successa a molti. Eh sì, perché parliamo del singolo di Futureal, il secondo singolo estratto da Virtual Eleven del 1998, un singolo che, vista la grande riuscita sia commerciale che artistica dell'album da cui è tratta, è passato veramente in sordina. Credo addirittura che sia uscito proprio più per una questione di contratto che per una vera convinzione di poterne fare qualcosa. Infatti è uscito in una sola versione ufficiale e in molti promo che più che altro andavano a creare hype più che altro per il videogioco che all'epoca erano in procinto di pubblicare e che avrebbero pubblicato l'anno dopo. Ma quella è un'altra storia e la vedremo un'altra volta. Parliamo invece di Futureal, questo singolo che prende l'opener di Virtual Eleven e ne fa appunto un singolino. In realtà come canzone è molto adatta a essere un singolo, veloce, rapida, è una delle poche che si salva di Virtual Eleven. La copertina richiama l'Eddie di Somewhere in Time nella versione computer grafica orribile del videogioco che stavano preparando e che sarà altrettanto orribile. Piccolo spoiler, tanto che anche questo CD è un CD multimediale, ci sono diverse tracce, tra cui appunto a partire dalla title track, da Futureal, in versione studio come quella che è sull'album. Poi abbiamo due versioni live che da un certo punto di vista sono abbastanza interessanti, perché sono due versioni live con appunto Blaze Bayley alla voce, che canta The Evil Dead Man Do e che canta Man on the Edge. Infine nella parte multimediale che citavo prima c'è il video, mamma mia, di The Angel and the Gambler, che forse non era proprio il massimo sia come canzone che come video, però effettivamente da un punto di vista concettuale era una buona aggiunta a questo singolo. Il CD è un'immagine di piccola serigrafia che riprende quanto visto in copertina. Nel risvolto abbiamo la band che festeggia la fine di un concerto e all'interno in più in regalo c'è un simpatico poster che appunto ripropone la copertina che abbiamo appena visto con le date di settembre e ottobre 1998 del tour di Virtual Eleven, e dall'altra parte c'è la bella copertina, mi pare di Derek Riggs fosse, sì era di Derek Riggs, che è una versione alternativa e se mi è concesso molto molto più bella della copertina del singolo. Non è stata usata forse perché richiama molto quella di Power Slave, però comunque sia è effettivamente una copertina molto migliore di quella che hanno usato. Quindi è un'edizione che di per sé non era niente male, c'erano delle cosine simpatiche in più, che però ovviamente paga la qualità generale dell'album da cui tratto e delle performance della band all'epoca, anche se la canzone, devo dire, è effettivamente una delle più carine dell'album. Questa è dunque l'unica, che io sappia, versione ufficiale del singolo di Futureal, questa versione in Digipack CD, ma ci sono alcune versioni promozionali. Partiamo con la prima, la versione inglese, che ha ancora una volta in copertina Eddie, però questa volta nella sua versione Peace of Mind, sempre tratta dalla computer grafica utilizzata per il gioco che sarebbe da lì a poco uscito. C'è una soltanto Futureal come canzone. La curiosità è che il codice del singolo è questo Virt CD XI, ovviamente come 11003, perché c'è una serie di 4 CD che hanno questo codice 001, 002, 003, 004,
La 002 l'abbiamo già vista nel video di Angel and the Gambler che vi metto qua su, lo 004 è il prossimo. La 001 è una specie di introduzione a Virtual Eleven che vedremo quando tratteremo quell'album. Sul promo poco da dire, infatti è semplicemente un CD soltanto con questa canzone, viene specificato che è un promozionale e non c'è molto altro da dire. E quindi questo era il primo promozionale, quello inglese del singolo. Il secondo promo è quello europeo, però ha una copertina alternativa, che poi la copertina alternativa è la copertina uguale a quella del singolo. La condizione è la stessa, c'è soltanto Futureal, non c'è, anche se il font è diverso, questo è scritto dietro rispetto all'altra, anche se è un po' nascosto a questo adesivo. Infatti questo promo più che altro stava a pubblicizzare le date, queste date inglesi del tour, oltre che alla pubblicità delle ristampe del 98, tutte le ristampe le master del 98, e che vedremo a breve, analizzeremo a breve, che saranno per lungo tempo le uniche edizioni esistenti disponibili del catalogo dei Maiden. Anche per questo caso c'è poco altro da dire, perché il singolo, il promozionale, ha soltanto una canzone, come ho detto, la serigrafia del CD richiama quella della copertina, e quindi molto simile all'altro, ma in più alla pubblicità delle date e delle ristampe del catalogo. Ultimo promozionale ha di nuovo la copertina che abbiamo visto sul primo promozionale, anche in questo caso il font con cui è scritto il titolo della canzone è diverso rispetto al precedente, infatti aveva un font personalizzato. Ancora una volta abbiamo una canzone sola, questa è l'edizione USA, per questo c'è un po' di differenza rispetto all'altra, anche se poi fondamentalmente per il resto è tutto uguale, cambia leggermente la serigrafia, ma comunque anche in questo caso richiama quella che è la copertina del promo. Queste sono le edizioni di Futureal che possiedo. Da quello che ho visto non ce ne dovrebbero essere molte altre disponibili, almeno di ufficiali, quindi fatemi invece poi sapere se ne conoscete altre, e come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, e up the irons sempre.